Moscow Diaries torna ancora una volta nel cuore dei mondiali e ancora una volta quando gioca la Russia, perché oggi ci sono gli ottavi di finale, Russia-Spagna, partitona attesissima qua perché è la prima volta nella storia che la Russia passa agli ottavi dei mondiali. Stavolta c'è Sati con me, Nakoniez e siamo noi e stiamo andando sempre alla FIFA Fan Fest per vedere il casino con cui verrà accolta la grande partita della Russia, anche se ovviamente quello che ci si aspetta è che oggi sia una corrida sostanzialmente, cioè che gli spagnoli massacrino brutalmente i russi, che li facciano a fettine e cucinati in qualunque modo conosciuto all'umanità. No. Known to humanity. Yeah, I believe in miracles. I believe in miracles. Insomma, andiamo a vedere cosa succede. È chiaro che se per qualunque ipotesi la Russia dovesse vincere, qua giù si scatena il finimondo. God only knows. Andiamo a vedere che succede. Ovviamente, siccome a Mosca siamo sempre tutti quanti in ritardo, abbiamo perso l'inno. Cioè, i poteri all'himn, cantiamolo noi. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, ближняя слава. La Spagna vi scassa. No. Ora, partendo dal presupposto che ogni donna ha un pessimo rapporto col calcio, nel caso di Sati è ancora peggio, perché lei non ha mai visto una partita di calcio. I just don't know the rules about this. Quindi non c'è solo il problema del fuorigioco da spiegarle con lei, bisogna spiegarle proprio tutto. Come volevasi dimostrare, 11° minuto e 1. Vediamo quando arrivano. How much they will do? I believe in miracles. It was by Russian leg. It wasn't the goal. It was If a Russian player put the ball in his own goal, it's not goal for Russia. Vedi, l'autogol è un concetto che va spiegato. One of the most funny thing in this situation is to be the one who starts the choir. So this would be perfect if somehow we start screaming with no reason. Something like Nujengo, Nujengo. Everyone will follow us. Nujengo, 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 Nujengo. Come on, it's not working. We're not that good actually. We don't have that much personality actually. Attenzione, la folla si scalda. Deve essere il calciatore. Dai, dai, dai. In realtà a me non frega niente, cioè, però sai, per amore tipo Russia, che devi fare? I believe in miracles. I believe in miracles. Ci credono un casino, ogni volta che la Russia prende palla qua veramente viene sul degenero. Mancano 25 minuti che si preannunciano molto intensi. What does the offline flag means? Fuori gioco. So, spiegami il fuorigioco. Offside is when? Then is offside. Vedi là? No. I think I understood.
al 76esimo, ancora non si sblocca, però ci sono un po' di cori interessanti. È partito un gruppo che cantava Katiuscia, la canzone. E poi un nuovo coro rispetto al Nujen Gold dell'altra volta che abbiamo visto oggi funzionare poco. Мы с тобой, вперед, Россия! Мы с тобой, vперед, Россия! Siamo con te, avanti Russia, dai cazzo! Questo lo aggiungo io, è un italianismo. Dai cazzo! Quel che è peggio è che da lassù sembra che stia arrivando un nubifragio. Stiamo a vedere. È finita, cioè si va ai supplementari, il che è già un miracolo. Naturalmente, non è come quando vengo da solo. Quando c'è Sati, ovviamente tutti girano intorno come delle api. A 10 minuti dalla fine inizia a piovere. Allora, doveva essere una corrida, ma sono ai rigori. Cioè, la gente qua è impazzita. Non è mai successo nella storia della Russia che la Russia andasse agli ottavi. Figuriamoci a portare ai rigori la Spagna, una delle squadre più forti del mondo. Che già i rigori sono un momento così per un italiano, no? Con tutto quello che abbiamo vissuto. Noi abbiamo carisma. Perché comunque un po' di Italia ci deve essere nelle vittorie russe. Oh. Mi ha appena detto che non si aspettava che il calcio la potesse emozionare così tanto. È la prima volta che guardo una partita dall'inizio alla fine. I understood something. Qualcosa capito. I was so touched. I was crying, screaming. Io a questo punto ho deciso, come vedete, di vestire i panni nazionali perché comunque un po' d'Italia ci deve essere in questa vittoria storica. Noi italiani siamo sempre... Noi italiani siamo sempre molto bravi a salire sul carro dei vincitori in tradizione. E tra l'altro, a testimonianza della similitudine tra il popolo russo e quello italiano, ci hanno rubato la canzone dei mondiali. Sono tutti che cantano po 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 po. Ovviamente non era un'idea nostra, ovviamente lo fanno in tante altre squadre, cioè non state lì a fare i pignoli come ogni volta. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на
Катюша, на высокий берег, на крутой. Лейн кинул через крышу, а в гражданскую войну он спас дивизию одну. Немцы наших окружили, немцы наших. È pieno come un uovo. Колышу! Давай! Окунул, а тех, кто плавал по воде. Adesso andiamo a farci un giro per la città per vedere se ci sono i caroselli, tutto il casino che uno si aspetta in questa circostanza. Comunque sia, la Russia ha battuto la squadra più forte della sua zona di tabellone, il che significa che adesso hanno realmente una possibilità di andare avanti. Dopo l'impresa di oggi la gente per strada inizia a sognare la finale dello stadio Luzhniki, quindi staremo a vedere cosa succederà. Per quanto riguarda oggi, la Russia ha battuto incredibilmente la Spagna e di sicuro non è un giorno come un altro a Mosca. Rakitic sul dischetto. On 7 July will be Croazia, Russia. Хорватия, Россия. Okay. Croazia. Che Croazia si dice Carvazia. Insomma, vediamo che se ce la fanno anche con la Croazia, se vanno anche in semifinale. Lo scopriremo il 7 luglio. Ciao!